Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi parleremo, dato che me l'avete chiesto in tantissimi, del quick shift della IRC, lo SGRACE Cut, e parleremo in particolare del settaggio e della programmazione. Per prima cosa vi spiegherò cos'è un quick shift. Serve praticamente a cambiare marcia senza la frizione. Immaginate che tutto il tempo che si impiega per il cambio della marcia, voi siete a gas praticamente aperto, lasciate il gas, tirate la frizione, cambiate marcia, lasciate la frizione e riaccelerate. Tutto questo grazie al quick shift viene eliminato, ovvero si rimane a gas a manetta, si tira sulla leva, tramite un sensore che legge la pressione in chilogrammi, la marcia viene innestata e quindi si rimane a gas accelerato e si sente tutta un'accelerazione continua senza quel risedersi sulla moto. L'impostazione della mia leva ovviamente, se io la tiro verso l'alto aumento il numero delle marce, se tiro verso il basso diminuisco il numero delle marce. Quindi come funziona in poche parole? Gas spalancato, rimango a gas spalancato, tiro sulla leva. Nel momento che tiro sulla leva, vedete, c'è questo sensore. Questo sensore qui sotto fa una lettura in chilogrammi ed invia il segnale alla centralina. La centralina stacca la corrente e quindi per quell'attimo mi permette di infilare la marcia. Vorrei fare una premessa però. Il cambio elettronico ovviamente è una cosa che, se non tarata bene, porta problemi sull'usura degli ingranaggi. Molte moto ultimamente escono già di serie con questi cambi elettronici e ovviamente sono tarati dalla casa madre. C'è comunque un settaggio e una programmazione che va fatta e non sarà mai a puntino, cioè magari dai 9.000 ai 12.000 giri la moto cambierà bene, ma sotto magari è facile che un leggero impuntamento lo trova. La seconda premessa è che io non sono un meccanico, quindi io vi spiegherò come ho settato il mio cambio, come funziona, non mi assumo nessuna responsabilità nel caso facciate danni. Non venite da me a dirmi "ah, ma hai detto", no. Se non settato bene, se non programmato bene specialmente, è logico che porterà alla lunga dei problemi sull'usura degli ingranaggi. Bene, parliamo un po' del settaggio in maniera teorica e poi ci spostiamo in quello pratico. Allora, intanto il settaggio va fatto a moto ferma, quindi moto spenta, parlo del settaggio e la programmazione, su un cavalletto che sia ben stabile, perché ovviamente quando poi proverete la moto, insomma, è abbastanza pericolosa. La centralina prende praticamente alimentazione dalle bobine e tramite un filo di massa che noi colleghiamo sul telaio o sulla batteria, dove c'è più comodo. Per entrare nel menu bisogna premere i due tastini, tenere premuto fino a che non ci fa entrare nel menu. Con i tastini poi su e giù si scorre, con il tastino inferiore si entra nel menu e quindi si cambiano i valori tramite i tastini su e giù, e con il tastino superiore poi si esce dal menu e quindi viene salvato il dato inserito. I settaggi a disposizione sono T, che sarebbe un tempo variabile da 20 a 98 millisecondi, in poche parole sarebbe il tempo del taglio dell'iniezione o dell'accensione. Quindi nel momento che tiriamo sulla leva e arriva l'input, per quel t tot secondi, millisecondi anzi, viene tagliata l'accensione. Poi abbiamo il valore TP e U. Allora, TP sarebbe un valore fisso, quindi è un tempo fisso, quindi dai 4.000 ai 13.000 giri il nostro sensore, quando invierà il taglio, sarà sempre, ovviamente faccio un esempio, di 40 millisecondi, quindi sia a 4.000 che a 13.000 giri lui taglierà per 40 millisecondi. Invece mettendo la U sulle impostazioni praticamente abbiamo un tempo variabile. Questo tempo lo decide la centralina in base ai giri e al carico motore. Noi possiamo solamente intervenire sulla dolcezza della cambiata, quindi abbiamo un valore che sarà sul menu RR e lì più sarà alto il valore più sarà dolce la cambiata, più sarà basso e più la cambiata sarà più netta. Poi abbiamo il settaggio L, sarebbe la soglia di carico, ovvero a quanti chilogrammi deve tagliare corrente. Questa è impostabile da 0 a 40 kg. Ovviamente ogni punto che mettete è 1 kg di forza. È fondamentale utilizzare il settaggio S per tarare L. Permette di leggere in quell'istante quanti chili ci servono per cambiare marcia. Quindi noi che dovremmo fare, in poche parole? Dovremmo tirare sulla leva, leggere il valore, e quel valore è il valore di partenza da inserire in L.
L. La raccomandazione è, se volete cambiare il parametro L, di cambiare 3-4 punti alla volta. Il parametro R serve per visualizzare i giri effettivi del motore. Questo va utilizzato se voi in precedenza avete settato su U, quindi dove la centralina sarà lei a gestire la cambiata, il valore del tempo di cambiata, quindi dovete vedere effettivamente se la centralina legge i giri giusti. Se poi andate sul settaggio RS, ci sono i moltiplicatori di giri, ovvero sul valore di settaggio di R vedete che i giri sono praticamente la metà di quelli che sono effettivamente sul tachimetro. Andate sul moltiplicatore RS e mettete il 2, dove 2 significa per 2 e punto 2 significa diviso 2, quindi se voi leggete il doppio confronta i giri sul tachimetro, mettete punto 2, dividete a metà e ritorna normale. Poi c'è il settaggio SR. Il settaggio SR in poche parole è il valore minimo di cambiata. Di default è settato a 4000 giri e io non consiglio di settarlo più basso, anzi se potete mettetelo sopra i 6000 e cambiate sopra i 6000 giri. Poi c'è il settaggio CE. CE sarebbe dire alla centralina se il sensore funziona in compressione o in estensione. Nel mio caso funziona in compressione, quindi lo metterò in C, ma se nel vostro caso, dipende dalla moto e dipende dalle leve come sono strutturate sulla moto, è in estensione, mettete la E. Ed infine troviamo il parametro RR che, come vi dicevo all'inizio, serve per addolcire la modalità U, che è la cambiata automatica della centralina. Quindi la centralina gestisce tutte le varie impostazioni di tempo eccetera eccetera eccetera, tranne i chili li impostate voi. La centralina poi gestirà tutto a modo suo durante l'arco dei giri, quindi se cambiate 8000, 7000, 10.000 e via dicendo. RR è il parametro che vi fa ammorbidire la cambiata, quindi se lo alzate si ammorbidisce, se lo abbassate diventa una cambiata più netta. Durante le varie prove provatela sul cavalletto sopra i 6.000-7.000 giri. Quando la proverete su strada, se sentite che siete a gas aperto e quando cambiate, quindi tirate sulla leva, sentite risedervi sulla moto, quindi è come se per un attimo non accelera e poi vi dà un colpo, ecco, quello lì è un sinonimo che sicuramente avete inserito un tempo alto, quindi andate a scalare qualche millisecondo, fatene 4-5 millisecondi alla volta fino a non sentire più quella cosa. Entriamo nel settaggio, quindi premiamo entrambi i tasti e entriamo nel menu. Con i tastini su e giù scorriamo sul menu, diciamo. Su TP poi se entriamo la modalità F, cioè la modalità fissa, poi su L abbiamo il carico in chilogrammi, ovvero la lettura del sensore a quanti chilogrammi deve tagliare la centralina. L'ho impostata a 16 kg, ma vi faccio vedere come ho fatto a capire su quanti chili partire. Andiamo sul menu S, quindi di visualizzazione, entriamo. Adesso siamo sulla modalità S, ovvero visualizza quanti chili vengono impressi sulla leva, quindi durante la cambiata. Questo è fondamentale per capire con quanti chili dobbiamo partire sul menu L. Andiamo sulla nostra leva, tiriamo su fino a sentire impuntare gli ingranaggi. Se vedete io sto facendo una pressione sulla leva fino a sentire gli ingranaggi impuntare e sono a 10 kg. La prova che faccio io spesso è metto in folle, quindi faccio girare la gomma, le faccio girare la ruota piano piano, tiro sulla leva mentre leggo quanti chilogrammi ci vogliono per la cambiata fino a che non si blocca quasi la gomma. Tiro su piano piano la leva, sto tirando su, eccolo qui, 10-12 kg. Quindi la mia base di partenza sarà 12 kg, lo metterò su quei chili lì. Nostro parametro L, entro e imposterò come valore iniziale 12 kg. Bene, dopo abbiamo il parametro R, ovvero visualizza i giri del motore. Qui dovete vedere se utilizzate la modalità U, se i giri sono effettivi. Se non sono quelli andate sul parametro RS
e qui ci sono i moltiplicatori. Vedete? Qui moltiplica per 1, moltiplica per 2, se andate su per 2 divide per 4. Io lo lascio su 1 perché avevo già verificato che i giri erano quelli. Se invece sono dimezzati, moltiplicate per 2, se sono moltiplicati per 2 dividete per 2 mettendo il punto 2. Poi abbiamo SR che è il regime minimo di cambiata. 0,4 significa che cambia sopra i 4000 rpm. Adesso io lo imposterò a 6000 e confermerò così. Andiamo su T, quindi premiamo il tasto sotto. Adesso sta a 68 millisecondi, quindi tramite i tastini su e giù possiamo cambiare, e per confermare io lo confermerò così, tengo premuto quello sopra, farò una prova. Bene, abbiamo fatto il settaggio iniziale, che è il minimo da fare per provare la moto. È fondamentale che testiate il sensore quanti chili servono, perché altrimenti se sbagliate quello è probabile che a lungo spaccate il cambio, quindi è più importante quello che la durata del taglio. Ovviamente se settate una forza in chili superiore a quella che serve, in poche parole quando andate a cambiare non taglia, o taglia più tardi di quello che ovviamente serviva prima al taglio, e l'ingranaggio ha già impuntato la marcia superiore. Adesso andiamo a provare in modalità fissa con queste impostazioni e poi proviamo in modalità U, dove la centralina gestisce tutto, e quindi vediamo le due differenze. Bene, allora cominciamo a provare un po', a testare un po' la cambiata. Questa, come vi ricordo, è la modalità fissa. Allora, sopra i 6000 giri da un po' di... il tempo mi sembra giusto, però sento un leggero... è un pochettino duro. Probabilmente ho settato il valore L, che è dei chili del sensore, un pochettino alti, dopo li abbasso un po' e provo. Sì, ovviamente poi più si va in alto e più la cambiata sembra più morbida. È un po' legnoso il cambio nei bassi, per i bassi intendo dai 6000 in su, è un po' legnoso. E proverò la modalità automatica, quindi si torna al box, metto la modalità automatica e la vado a testare. Adesso proviamo la modalità automatica. Proviamo la modalità automatica. È tutt'altra cosa, ragazzi, è tutt'altra cosa. Proviamo ai bassi giri. Sì, è completamente diversa, sia agli alti che ai bassi è molto più morbida la cambiata. È decisamente più morbida la cambiata, e come valore ho impostato 14, sinceramente mi piace, sì. Poi per chi la vuole un po' più morbida può provare ad alzare il valore, ma come modalità, dato che è in automatico, e come morbidezza mi piace molto. Come vi ricordo, io ho messo l'interruttore di cambiata sopra i 5000 giri, quindi adesso per provare se effettivamente cambia sopra i 5000 e non sotto, cioè lo stacco di accensione lo fa sopra o sotto, mettiamola fino alla sesta. Adesso in poche parole sono di sesta, ma se continua a cambiare verso l'alto il sensore legge comunque una cambiata e quindi in teoria mi taglia per un attimo l'accensione e sento la moto che non va. Ecco, sopra i 5000 come vedete sto cambiando e la moto va a tratti, perché in questa maniera abbiamo sia una verifica che la centralina dell'interruttore di cambiata, la centralina del cambio elettronico legge bene i giri, quindi legge i 5000 rpm settati, e ovviamente abbiamo una verifica che effettivamente il sensore funzioni e quindi tagli la corrente quando cambiamo le marce. La differenza si sente, la cambiata è molto più morbida,
e sento la moto sparare meno, quindi è come se il taglio della corrente avesse una curvatura, cioè non fosse un taglio netto ma ci fosse una diminuzione della corrente sulle bobine per poi riprendere. Quindi secondo me è una cosa valida. Ragazzi, spero che questo video vi sia utile, mi raccomando non fate danni con questi cambi. Ciao ragazzi, alla prossima!